Cristiano Luzzago oggi scendiamo in pista a bordo della sua Lister Jaguar. Wow Cristiano, questa è la fantastica Lister di cui mi parlavi. Certo che qui ha trovato veramente la sua connotazione ideale, vicino a una Jaguar E e vicino agli Scappa 120. Ma la accendiamo qui o la portiamo fuori? Beh, io direi che è meglio accenderla fuori perché questo è un motore da competizione e quindi accenderlo qui all'interno del garage non è proprio il caso, anche perché ci sono delle doppie pompe di benzina, bisogna fare il cicchetto, e insomma non è una macchina che si avvia in un ambiente chiuso. Allora dai che ti do una mano a spingerla fuori. Va bene. Vai tu alla guida, ti fidi? Sì, mi fido, dal motore spento mi fido. Cristiano, allora ci dicevi che questa adrenalinica vettura è una Lister Jaguar, ci aiuti a scoprirla? È un marchio Lister che è poco noto al di fuori dei confini inglesi perché è una vettura che ha corso per un periodo molto breve alla fine degli anni 50 e ha avuto dei grandi successi proprio sui circuiti inglesi e non ha avuto grandi exploit invece in altri circuiti internazionali. Era una vettura costruita da Brian Lister, che era un pilota ma anche un industriale che utilizzò le tecnologie di cui poteva disporre con le sue aziende proprio per costruire questa vettura, che è la migliore espressione della Lister perché è un telaio tubolare con motore Jaguar 3008 mutuato dalle D-Type, ponte posteriore De Dion, quindi 4 freni a disco, ed è una vettura che diede veramente del filo da torcere, con la quale corse anche Stirling Moss nei circuiti inglesi, soprattutto alle Jaguar e anche ad altre case automobilistiche. Senti, l'abbiamo poc'anzi spostata, leggerissima, il peso totale della vettura? Sono circa 800 kg, però con 330 cavalli derivati dal motore che poi vediamo che è un Jaguar 3008 con 3 carburatori Weber da 45 e il telaio tubolare è molto basso. La caratteristica di questa macchina, per la quale fu chiamata Nobly, che significa bitorzoluta proprio per la linea dei parafanghi così alta, è che Lister aveva studiato un assetto molto vicino al terreno per ovvi motivi, addirittura molto più basso delle Jaguar D-Type, quindi abbiamo le ruote che sono addirittura più alte del parabrezza, come puoi vedere, e c'è questa necessità proprio di far aderire la carrozzeria prima alle ruote e poi al vano motore, e quindi questa forma bitorzoluta è quella che appunto ha dato il nome Nobly a questo modello. Sì, vedendola diciamo di profilo, questa forma quasi a cuneo, poi praticamente il busto del pilota è quasi piantato a terra. Anche il rapporto tra il pilota e la vettura sicuramente è molto stretto, abitacolo angusto, temperature mi immagino altissime. Senti, che impressione dà la guida? Beh, la guida è eccezionale perché la macchina ha una maneggevolezza incredibile. Questo è dovuto anche al buon rapporto e alla buona collocazione dei pesi. Ha un bel sovrasterzo ma controllabilissimo, quindi è veramente molto piacevole da guidare ed è una vettura che è destinata ad essere guidata solo dal pilota. Infatti il secondo posto è solo occasionale e anche molto difficile da poter utilizzare perché ci sono gli scarichi delle marmitte che sono praticamente 6 in 2 che passano proprio qua sotto e quindi rendono le temperature dell'atto passeggero insostenibili. Cristiano, questa vettura trasuda sportività, ma vedo tra l'altro che avrà avuto un glorioso passato sportivo. Sì, è una vettura che ha corso in molti paesi, in New Mexico, in Canada, in Nuova Zelanda, poi è approdata in Europa, ha corso in Germania e dall'inizio degli anni 2000 è arrivata in Italia e il precedente proprietario ha fatto numerose competizioni, fra le quali la Coppa della Consuma, la Bologna Raticosa, la Trento Bondone, la Caprino Spiazzi, e quindi qui ci sono tutti gli adesivi delle verifiche della partenza e purtroppo non ci sono quelli esteri che però sono timbrati sui passaporti sportivi precedenti. Senti, però adesso dobbiamo un attimo aprire il cofano motore e vedere questa meraviglia. Volentieri. Mi aiuti?
anche se è molto leggero, però per non farlo flettere. Già così è uno spettacolo con questi 3 fantastici Weber, vero? Sì, è un vano motore molto pulito, molto essenziale. Il motore 3008 Jaguar già di per sé ha una bellissima architettura, però con questi collettori di scarico che si collegano direttamente alle marmitte e fanno praticamente il 6 in 2 è ancora più spettacolare da vedere. Bellissimi questi cerchi Dunlop con il gallettone bloccato dalla molla di sicurezza. Sì, questi cerchi, non so se l'hai notato, ma sono gli stessi che equipaggiavano le Jaguar B-Type. Nella storia di questa vettura riconosciamo questa livrea dalla nascita? No, questa in origine è nata verde inglese, il classico verde corsa inglese, con la striscia gialla come la maggior parte delle liste. In seguito, quando fu acquistata dal proprietario tedesco che la usava per correre in Germania, dato che la livrea di tutte le sue vetture, anche dei mezzi di trasporto, dei camion officina e delle Chevron, perché era una scuderia che usava delle Chevron, erano tutte nere con la riga argento, anche questa fu ridipinta per mantenere il colore della scuderia. Non l'abbiamo tanto adulata, gli vogliamo dare parola, proviamo ad accenderla? Ma certamente! Cristiano, la linea è veramente emozionante, la voce è proprio da prima dell'opera. Senti, ma cavalli, prestazioni, accelerazione? Beh, considera che è una vettura che ha più di 300 cavalli e le prove su strada di questi modelli la davano da 0 a 100 miglia, quindi da 0 a 160 km/h in 11 secondi,2. Bando alle ciance, mettiamo un po' di benzina e andiamo a fare un Va giro. bene, facciamo un po' di litri che ci garantiscano di fare un bel giro e andiamo a farci qualche sgasata.